Ciao Enrico, mi vedi adesso? Ciao Sergio. Bella Enrico, fa piacere che ti sei unito. Ciao Pietro. Vi devo ringraziare che mi collegate sempre. Ciao Valerio. Beh, insomma, niente, un po' di introduzione l'ho fatta e niente, quindi The Giant, probabilmente lo conoscete già tutti o ci siete passati tutti, è un plugin, un VST, una libreria di samples che si può caricare su Contact, è della Native Instruments e devo dire che, allora, così è esattamente come viene proposto, ho semplicemente dato un pelo di volume, ma proprio dal plugin. Allora, io lo sto suonando come al solito con una Nord Stage 2 EX e devo dire che la risposta è veramente bellissima. E non so come dire, in realtà io lo conoscevo, l'ho anche usato in studio un paio di volte perché sono andato in studio da amici che lo avevano e mi hanno detto fammi provare a farlo con questo qui perché è particolare. Vabbè, insomma, c'è questa storia di questo pianoforte gigantesco, praticamente il campionamento di questo pianoforte gigantesco che è un verticale, però praticamente è un coda lunghissimo girato, ribaltato e ha questo suono qui che racchiude la sensazione
del verticale, perché fondamentalmente la meccanica è verticale. Non lo so, viene spontaneo creare questi mari, queste onde di suono, non lo so perché probabilmente. E poi c'è anche questa risposta un po' propria del verticale, questo metallo che si sente un pochino. Ciao Bruni, che ci fai? Qui siamo tutti tastieristi, parliamo di robe tecniche, mi sa che ti romperai un po'. E quindi insomma, prima di tutto volevo presentarvelo un po' per come si presenta, questo è come viene caricato lui. Poi come dicevamo, adesso magari tiro giù un pelino il volume mentre lo enfatizzo un po' con le sue possibilità. Allora, io sono andato a vedere prima, mi ricordo che comunque era una cosa che avevo già fatto, c'è questa cosa dell'XL e poi un po' di corpo. Forse si può anche in alto un filo. Anche l'ambiente è molto bello, è molto piacevole. Intanto ditemi se si sente bene, se è tutto a posto con i volumi, perché io ho un accrocchio qui abbastanza complesso per riuscire a fare questa cosa. Adesso mi attrezzerò meglio. Ecco, così acquista un pochino di freschezza in alto e di tono muscolare, diciamo. Poi c'è questo XXL che può dare più o meno corpo ancora. Però comincia a diventare un po' una questione di effetti. Saluti da Bari. Ciao Sergio, ciao. Qui arrivi bene, grazie. Poi c'è, diciamo che così prende una piega un pochino più intima, più sognante. Insomma, è molto interessante, a dire la verità. Adesso questo contesto qui, chiaramente, adesso sto entrando un po' in questo mondo, diciamo, appunto, sognante, un po' filmico. Però è bello in generale. E poi ha questa risposta che respira, che è molto interessante. Allora direi il compressore, che sicuramente gli dà altro guadagno. Adesso cominciamo a essere anche belli cattivelli, vediamo un po' se non.
saturazione. Provo ad abbassare un pochino. Beh, insomma, è molto bello, a me sta piacendo tanto. Doserei un po' la compressione, che mi sembra un po' eccessiva, ridarei il livello, tornerei a 0, toglierei leggermente questo XL, e così mi sembra, insomma, che possa tornare. E allora io l'unica possibilità, diciamo, siccome è un verticale, la cosa che mi viene in mente, siccome tutte le volte faccio questa, diciamo, questa comparazione, chiamiamola così, con Nord, mi veniva in mente che l'unica cosa che può avvicinarsi è un verticale, diamo un po' di distanza. Questo è l'U3H, diciamo, della Yamaha, quello classico, che ha un po' quell'attacco lì. Ditemi anche voi che effetto vi fa, se vi piace, se qualcuno sta ascoltando, mi interessa sapere. Allora, tornando a noi, io ho provato a dare un po' di vita a questo della Nord, che è uno Yamaha, è un campionamento Yamaha, e torniamo invece a Giant, e questo è il Nord, chiaramente è radicalmente diverso, anche perché lo sto comprimendo troppo. Anche lui, però diciamo che il Giant è interessante perché ha un suo ambiente, un suo, come si può dire, finisco le frasi perché non finisco mai le frasi. Ha un ambiente suo dove è collocato, che è interessante perché sembra molto naturale, rende bene l'idea. Adesso avevo un po' troppo volume col Nord, che faceva quella figura. Allora, ciao Massimo, ciao Max. Allora, Piero Carini, al verticale Nord hai dato l'equalizzazione che dai di solito. Allora, io con l'equalizzazione del Nord vado sempre un po' a orecchio al momento, nel senso che adesso poi stavo cercando di adeguarlo un pochino alla resa che aveva, alla risposta dinamica che aveva The Giant, quindi diciamo che mi adeguo un pochino per cercare di trovare un suono che non dico somigli, ma un pochino possa starci dentro. Normalmente, come al solito, medie, cose del genere, vado un po' a orecchio, così cercando la frequenza delle medie e cerco di aggiustarlo. Ora,
mi sembra che abbia una bella dinamica, come diceva. Adesso non so se Max parlasse del Nord o del Giant. Credo del Giant. Quindi ora vorrei preparare una basettina, una cosina, giusto per avere a disposizione un po' di groove per suonare un pochino. Allora, poi qualcuno mi ha chiesto... Michele Pappadia, eccolo qua. Ciao Michele, ci siamo sentiti poco fa. Che accordi affascinanti. Te poi gli accordi, te ce n'hai di accordi affascinanti. Sì, per chi non conoscesse Michele, ma lo conoscete tutti, oltre ad essere un amico, è un pianista sconvolgente. E niente, insomma, ci siamo sentiti prima perché avevamo intenzione di, così, insomma, fare una diretta insieme magari o qualcosa del genere, un video insieme, trovare il modo di fare una diretta dove scambiavamo un po' di opinioni, poi mi fate sapere se vi interessa la possibilità e l'argomento. Dicevo, bella dinamica al Giant. Sì, devo dire che ha una bella dinamica, infatti adesso poi te lo faccio sentire, ve lo faccio sentire, scusate mi sono messo a parlare con Michele che ci siamo sentiti prima, abbiamo parlato un po' di strumenti, di cose e anche di dirette, di complicazioni da diretta. Ehi là Ale, ciao bello. Allora, vediamo un po' di fare qualcosina qui, vedere se registra. Allora, giusto per avere, adesso lo metto, lo luppo, come si dice, faccio il luppettino così, lo metto in continuità, eccolo qua, preciso. Allora, poi torniamo sul Giant. Questo era il Giant, mentre questo invece è il Nord. Adesso poi cerchiamo di trovare un... Allora, torno al Giant e vediamo cosa ci racconta. Forse si può togliergli un po' di corpo e dare un pochino più così di... In effetti VST hanno fatto passi da gigante, dice Valerio. Esatto, sarebbe figo Michele. Sì, Michele, poi dobbiamo trovare il modo, perché sarebbe proprio bello anche perché, non lo so, quando facciamo musica, diciamo, nello stesso genere, perché spesso facciamo soul e cose del genere entrambi, in situazioni, cioè, a volte ti vedo anche le foto di te che hai suonato nei posti dove vado a suonare, quindi parlo dell'Europa, chiaramente, del blues.
E nonostante questo, poi quando ti sento, non lo so, divento matto perché mi sembrano tutte cose, mi sembra che sia un mondo completamente diverso e che non conosco. Mi piacerebbe proprio un confronto anche, a parte che la diretta di ieri era bellissima, poi mi tiro giù gli accordi. E non lo so, c'è questo nervo. Allora, sinceramente devo dire veramente che chiaramente Nord è bellissimo, sta bene e tutto il resto. Più che altro questo qui mi fa un effetto un po' particolare. Mi viene spontaneo suonare in un modo diverso e inusuale. Come se fosse quando a volte capita, magari, soprattutto in quel circuito di cui parlavo prima, quando parlavo con Michele, capita di suonare in posti dove magari sono talmente piccoli che alla fine si suona in acustico e ci sono dei piani verticali. Il piano verticale ha sempre questa spilla in alto e spesso viene spontaneo poi durante la serata sfruttarla quella cosa lì, perché non dico che sia chitarristica, ma in qualche modo ritmicamente è interessante. È molto interessante. Allora, leggo qualcosa. Cosa pensi Enzo, dell'uso del VST anche dal vivo? Allora, questa qui è una questione un po' spinosa, perché per quello che riguarda me, io il non utilizzo mio dal vivo, come ho detto altre volte, riguarda più che altro un problema, diciamo, ciao Marco, ciao, sound alla Bruce Hornsby. Poi ti rispondo a proposito. Dicevo a Valerio, insomma a tutti, la mia è una questione più che altro che riguarda il mio timore, ma è una cosa, diciamo, che arriva dalla generazione di quelli che hanno cominciato col computer sul palco e non erano come adesso, insomma. Quindi era abbastanza normale avere un po' di timore, aver paura che si inchiodasse tutto, per farla breve, cioè nel senso, perché poi il problema era quello lì, la paura che si inchiodasse tutto di colpo sul palco e tutti che ti guardano come per dire vabbè, ma sei un deficiente, che sono un deficiente, voi c'avete la chitarra e l'amplificatore, grazie, no, insomma. Però comunque, a parte questo discorso, che è un discorso diverso, ma siccome noi purtroppo da molti anni suoniamo dei computer però sono computer che sono fatti da una fabbrica, ti senti insomma un pochino più tranquillo. Invece col computer che hai messo tu le cose, gli accrocchi, insomma poi dopo magari hai un po' paura. Al di là di questo, dal punto di vista sonoro, la mia unica vecchia esperienza era con The Grand, che era, se non ricordo male, di Steinberg, e non mi aveva fatto l'effetto che pensavo mi facesse, ma questo molto probabilmente per il semplice fatto che alla fine non erano ancora i tempi maturi che ci sono adesso, e soprattutto si suonava in un modo differente. Cioè, per chiarirci, se io adesso dovessi andare sui palchi grandi a suonare con un VST, sicuro, tranquillo, che comunque alla fine non è un problema
Ecco, magari una possibilità sarebbe quella di avere sempre anche il piano, diciamo, del tuo strumento che puoi accendere in un momento di delirio del computer e ti salvi così. Ma al di là di questo aspetto tecnico, diciamo che usare questi suoni sarebbe perfetto, perché tanto suoniamo in cuffia, la roba arriva al fonico, il suono arriva al fonico perfettamente e tutto sarebbe tutto tranquillo. Quindi io credo proprio di sì che si possano usare. Poi bisogna fare degli esperimenti e delle esperienze. Io eh, continuo a preferire gli strumenti, diciamo, hardware, ma è una questione mia personale, diciamo, quasi più psicologica, come ho detto altre volte. Per quello che riguarda invece l'aspetto di Bruce Hornsby, sì, esatto, un po' quelle sonorità lì, è uno strumento che ha quel dentino arrabbiato che, non so, mi vengono in mente. Si possono fare queste cose. È molto arrabbiato, insomma, è anche un po'. Ha un po' questa caratteristica qua, un po' rock and roll. Cattivello, e devo dire che mi piace. Allora, quindi Michele, ciao. È bello diretto così equalizzato. Che cosa? Il Nord, dici Michele, o il The Giant? Sento degli scrocchi. Li sentite anche voi? Forse ho la latenza troppo bassa, ma prima non lo faceva e probabilmente è anche il caldo che il computer sta sudando, però sentivo un po' di scrocchiarelli. Torno un'altra volta sempre a suonarci sopra con invece il Nord. Diciamo che chiaramente il discorso che vi faccio quando parlo della differenza fra l'hardware e il software è un po' questa. Chiaramente il rapporto che c'è, che nasce, cosa succede? Tu vai dal vivo e decidi sì, scrocchia un po', mi spiace, allora faccio così, giusto per evitare, se no è brutto, faccio così, abbasso un pochino, mi permetto di suonare magari storto, però almeno si sente. Non che normalmente suoni dritto, insomma, però vediamo un po', vediamo se così non ci sono problemi, lo spero, perché altrimenti veramente mi sa che. È molto interessante. Chiaramente, vabbè, la differenza col Nord l'abbiamo sentita, adesso proverei magari a ragionare sull'utilizzo, perché al di là dell'aspetto pianistico, quello classico, e dell'utilizzo
live o in studio che sia, mi sembra che questo sia portato anche per fare delle cose un po' particolari. Questo è l'effetto che mi fa. Allora, aspettate un secondo che ogni tanto leggo, perché mia moglie mi ha detto che non leggo mai le cose che scrivete e che devo essere più... Allora, si scrocchia un po', che adesso ho risolto, ho abbassato la latenza, vabbè, poi c'è il computer che si sta incendiando. Sembra troppo alto il volume delle basse. Sì, ecco, quello lì poi tra l'altro credo che ci sia proprio anche qui, come vedete, la possibilità di mettere in piano questa cosa, mettere in equilibrio. Ecco, secondo me qui l'utilizzo è più particolare, cioè qui puoi fare delle cose strane, tipo se alziamo gli acuti tanto e cominciamo a ingrandire la stanza, mettere un po' di distanza in più, esagerare un po' con tutti i parametri. Ecco qua. Dunque, vediamo un po'. Togliere la compressione, che non mi piace. Ditemi sempre se vi arriva. Ecco, per esempio questa cosa qui è una cosa che è difficile riprodurre. Interessante. E tutti questi rumorini. Insomma, è molto interessante. Provo a esagerare ancora di più, vediamo un po' dove arriviamo. Vero Marco? Enrico, sì, allora del nord sto usando un attimo che rispondo a tutti. Allora, a me guardano come se fossi un deficiente anche senza usare i VST, Valerio. Ma smetti. Ma senti, ma Valerio, visto che ci sono un po' di amici, te la compri sta Nord? Fammi sto favore, veramente. Perché così veramente il giorno che ti vedremo su Tastieristi Setup con una Nord, io sarò felice, veramente. Perché tanto comunque i soldi li spendi lo stesso, compri quello, compri quell'altro, cambi, forchi, dischi. Guarda che alla fine prendi, non lo so, prendila per un po' almeno, insomma, così almeno Giant esce benissimo, molto realistico, le punte metalliche che non amo troppo,
ma è un mio limite da ex pianista classico. No, beh, adesso stavo facendo un po' l'esagerato. Ce l'ha di base, quella cosa lì, però è un verticale, insomma. Poi Enrico Monzani, che suono stai usando sul Nord? Sul Nord sto usando lo Yamaha, il Grand Upright, credo che si chiami. Ciao Biagio, salutami Taranto. E fra un po' arrivo, fra un po' vengo giù. Valerio con la Nord non ha risposto. È vero Enrico, che anche tu lo so che glielo dici di prendersela alla fine. Ti vendo il mio stage, Valerio. Ale, è partita. Vale, ce la fai stavolta, Perché in realtà, qui io lo so, qui non è una questione di tutte le volte fai il discorso. Tu vuoi che a un certo punto qualcuno ti dia il suo per sfinimento, praticamente. Effettivamente questa sensazione di piano amplificato, di verticale amplificato male, diciamo tra virgolette, è interessante, almeno io la trovo interessante e mi sfonda con gli acquisti che non può fare. No, vabbè, ma che c'entra? Ma sai cos'è? Che secondo me più che altro qui c'è un uomo che soffre. Valerio, ma se spendi da una parte, dall'altra, continui a comprare il coso, quell'altro, scusa, aspetta un attimo, ti prendi quella che ti piace. Poi, vabbè, comunque adesso non entriamo nella vita. Ah, Davide, ciao. Ci vorrebbe un bel campare in questo momento. Io ci sono affogato da piccolo in quelle cose lì, qualcuno di voi lo sa. Ci ho scritto anche un libro, quindi. Però con una Coca-Cola zero brindo lo stesso, insomma. Nicola, che bella truppa. Allora vi faccio un po' di accompagnamento mentre chiacchierate, dai. Questa cosa qui secondo me può essere interessante anche a un volume, diciamo, umano, anche sulla basettina qua potrebbe essere interessante, un po' di casino così. Allora, adesso voglio vedere com'è finita Dynasty qua delle tastiere. Falcon Crest della Nord Stage. Allora, comunque bello sto Giant, è vero o no? Allora facciamo una cosa, torno a una cosa diciamo un po' più umana, esco dal delirio qua che mi sentivo nel saloon, quella cosa lì, e allora facciamo così, ricarico il preset perché sennò no, non salviamole, mettiamo il Giant normale. Adesso chiaramente bisogna dargli un po' di vita, ritorniamo a fare una cosa normale, XXL, body, un po' di acuti.
la compressione un pelino magari, rimetti i bassi meno di così e torno a un volume ragionevole. Proviamo a togliere anche l'ambiente per vedere com'è. E insomma, adesso io non so dirvi il prezzo, se qualcuno lo sa. Se qualcuno lo conosce il prezzo è bello perché esatto. A me piace. Comunque, insomma, ciao Michele, bella idea. Il Campari. Non sembra neanche un verticale in certe sonorità, molto bello. Sì, secondo me è comunque bello. Dai, adesso rimetto l'ultima volta il... Vediamo un po' se riesco... il Nord e insomma anche lui c'ha il suo perché. Adesso c'è un quintale d'ambiente perché volevo fare un po' tipo quello là, ma è bello anche questo. Vediamo un po', facendo una cosa che non c'entra niente adesso. Li provo togliendo questo groove di basso che poi non andrebbe più bene. Ok, cancelliamo tanto lei stesso. Proviamo a mettere una velocità assurda, a vedere cosa succede. Scusate. Ok, giusto per capire la risposta di questo qui al... Ehi. Risponde bene e si riesce a pronunciare anche bene, quindi insomma è proprio bello, mi piace. E 99 euro versione complete, non so se è la stessa. Beh, credo di sì, credo che sia la stessa cosa, sia la stessa cosa. Sì.
diciamo che allora anche senza ambiente lui tende ad avere questa situazione, forse è l'XL che gliela dà. Togliendo l'XL se ne va un po' questa risonanza estrema. Sì, Marco, dovrebbe essere 99 euro. Un pelo metallico, sì, beh, è un po' la sua storia quella. E adesso io gli ho messo anche un po' di air qua, che sarebbero gli acuti poi. Così è già meno... Però è un verticalone, quindi... A me piace. Ricorda l'Electric Band che usava Herbie? Ti piace quel disco, Herbie, ragazzi. E quindi così, usato in modo... Esatto. Beh, allora, torno a Nord un'altra volta, giusto per Pancio che è arrivato adesso. Questo gli ho alzato gli acuti tantissimo, adesso glieli levo. Questo è l'U3H della Nord, sempre verticale. Insomma, sì, ha il suo carattere, dice Pancio, giustamente, è interessante. E poi, secondo me, quello del Giant è un suono pieno di groove, addirittura, Valerio. Sì. E scala arabiche, lei mi dice. E quello, sai, lo sai da dove arriva. Quello io c'ho due arriva da due posti, arriva da Cicoria da una parte, che è... quello è da John Lord, perché anche di Purple, che tu conosci bene, il vecchio John con l'organo spesso andava in Arabia Saudita, diciamo. Io non so voi, ma l'idea di fare un concerto con un verticale mi atterrisce. Vabbè, considera che io ti ho parlato di situazioni dove eravamo dentro in un angolino, c'era il verticale e si poteva fare, insomma. Poi ricordo che abbiamo messo tipo... uno di questi, un 58 sopra, così l'abbiamo amplificato un pochino, c'erano due cassettine. Allora, oltre al tuo tocco magico, si intende, il tocco magico, sì. Silvan, mi chiama. Ciao, Balla di comprare il Giant vero. Esatto, allora Balla, tu puoi tranquillamente farlo, secondo me. Cioè, tu sei uno che potrebbe fare una cosa del genere. Levi tutto, fai un buco per terra che va nel pavimento e niente. Tanto martedì vengo, cominciamo a fare il progetto. Poi ciao a tutti, devo scappare. Sì, adesso devo scappare anch'io perché siamo arrivati a... Perché poi la cosa bella qual è? Che io poi tutte queste cose le traduco, cioè nel senso non le traduco. YouTube fa la traduzione istantanea, diciamo quella automatica, e poi io mi devo mettere lì, siccome parlo come un deficiente, allora mi devo mettere lì ad aggiustarla tutta prima e poi di fare le traduzioni per i sottotitoli nelle varie lingue, perché insomma faccio le cose serie, però mi va via tipo una nota, un lavoro del genere, quindi più parlo e meno suono e più rimango fregato. Dovrei anche riuscire a dire le cose bene, di modo che il traduttore diciamo automatico insomma potesse fare un lavoro carino, insomma giusto, diciamo. Mentre ragionavo mi sono perso la forma verbale dell'inizio della discussione, quindi del discorso, quindi alla fine non riuscivo a chiuderlo. Comunque ce lo vedo io il Balla con il trapano. Balla, ragazzi, è insospettabilmente
diciamo tutto fare, a casa dovete vedere che accrocchio che c'ha, cioè non avete idea di che razza di situazione c'ha in casa, ed è tutto perfetto, cablato, aggiustato, messo tutto, è lì, comunque un po' come si dice, di brico center c'è, eh? Sono arrivato tardi, comunque ciao a tutti, ciao Pico 800, e vabbè, insomma, questo aperitivo io direi che lo possiamo terminare, non con il Nord perché insomma è dedicato al Giant il discorso. Aspetta che gli do un po' di giustizia, poverino. Va bene ragazzi, niente, io vi saluto, vi ringrazio, e io la prima volta che sono entrato dal Balla stavo per svenire. Guarda, è un po' l'effetto che fa a tutti, perché lì si entra nel regno della bellezza tastieristica, pianistica, c'è tutto. Un abbraccio artista, vado a comer, ok, buon appetito. Jazz, oh yeah, sì, jazz del sabato, aperitivo del sabato, diciamo. Comunque Pancio, io non so se tu ce l'hai Giant, però per certe cose di quelle che piacciono a te, soprattutto dal punto di vista così un po' filmico, un po' sognante, io credo che questo possa fare, insomma, al caso tuo, E niente, buona serata a tutti ragazzi, e vi saluto, intanto faccio i soliti accordi come diceva Iannacci. Grazie come sempre per aver partecipato, siete sempre gentilissimi, e ciao ciao.